Sicuramente mi ricordo la quotidianità, il lavoro che è cambiato molto rapidamente e sicuramente gli amici e i parenti che sono stati colpiti da questo virus, fortunatamente in maniera non letale nel mio caso, però c'è da dire che in Lombardia in questo periodo, insomma, molte famiglie hanno parenti, amici che sono stati colpiti dal virus, quindi non è più una cosa strana, una cosa inaspettata. Quello di cui mi ricorderò è, se vogliamo, le prime notizie anche sicuramente di quando è arrivato il virus. Io non ero in Italia in quel momento, io mi trovavo in Siria per lavoro e si viene a sapere giorno dopo giorno che la situazione in Italia stava peggiorando molto e che i numeri impazzivano. Stiamo parlando della fine di febbraio, inizio di marzo. E si viene a sapere anche che il Libano e la Giordania, i paesi confinanti con la Siria, vietano l'ingresso agli italiani per evitare una diffusione della pandemia. Io per tornare però in Italia dalla Siria avrei dovuto inevitabilmente passare o dal Libano o dalla Giordania, perché non ci sono voli a causa della situazione di guerra dalla Siria direttamente verso l'Italia e in generale verso l'Europa, se non per la Russia, ma anche la Russia in quel momento aveva chiuso l'ingresso agli italiani. Fortunatamente io sono anche cittadino svizzero, sono mezzo italiano e mezzo svizzero, quindi sono potuto passare entrare in Libano dalla frontiera siro-libanese facendo vedere il mio passaporto svizzero e quindi ecco ce l'ho fatta a lasciare la Siria. Peccato però che una volta arrivato in Libano ricevo una mail da parte della compagnia aerea con cui dovevo tornare dicendo che tutti i voli erano stati cancellati per 3 giorni perché dato che era vietato l'ingresso degli italiani, non c'erano praticamente più spostamenti tra l'Italia e il Libano e quindi le compagnie avevano deciso di tagliare completamente i voli. Allora sono dovuto stare 3 giorni in più in Libano ad aspettare finché non non si è liberato un primo volo, non è stato approvato un primo volo da Beirut fino a Roma che io ho preso, un volo mezzo vuoto, composto soprattutto di cui passeggeri erano soprattutto giornalisti, operatori delle ONG, ma veramente una dozzina di persone, di cui peraltro diverse persone io conoscevo, e da lì siamo riusciti a tornare a Roma e poi da lì sono tornato a Milano dove abito. E poi una volta arrivato in Italia ti rendi conto di com'è la situazione e quindi ti rendi conto di come poi dovrai più o meno impostare la tua vita nei mesi, nelle settimane che verranno. Però ecco, avrei potuto rimanere anche fuori dall'Italia in quel momento, invece ho deciso di tornare perché comunque casa mia è qua, c'è la mia famiglia qua e quindi a prescindere poi da quello che succede è sempre importante esserci, insomma, anche se io la mia famiglia non la vedo, perché io in quanto giornalista che sta seguendo questa crisi negli ospedali e così via, sono tra le prime persone che potrebbero prendersi il virus, quindi tra i primi pericoli per gli altri, soprattutto per le persone più anziane. Quindi la mia famiglia non la vedo appunto, da prima che partissi per il Medio Oriente, quindi da metà febbraio, però ecco, qualsiasi cosa succedesse, per fortuna non è successo niente, spero non succeda niente, comunque insomma, in 10 minuti posso raggiungere, dato che viviamo nella stessa città, e sempre meglio che sia così. Allora, il problema della fase seconda è che è di nuovo di comunicazione, come dicevo prima. In questo purtroppo c'è stata poca chiarezza dal governo centrale di Roma e dal governo regionale. Che cosa vuol dire la fase seconda? Quando inizia ufficialmente? Non è chiaro, vengono invece diciamo snocciolate a poco delle nuove misure, delle nuove concessioni che vengono fatte, per esempio il fatto che da domani potranno riaprire i mercati all'aperto, per esempio, oppure che potranno riaprire a un certo punto le librerie anche in Lombardia, cosa già possibile a livello nazionale, ma non su Milano, appunto non su Lombardia. Quindi non c'è una chiara data di inizio di questa fase seconda.
Questa fase seconda possiamo concepirla come una progressiva reintroduzione di alcune libertà, per esempio quelle di circolazione, di lavorare, ma che non ha un inizio e una fine precisa. La fine precisa sarà probabilmente solo quando verrà non solo trovato il farmaco contro il virus, ma in cui verrà anche distribuito. Io ho intervistato diversi medici anche, insomma, che sono diventati famosi in questo periodo grazie alle loro competenze nel campo della virologia, e mi veniva detto da uno di questi che probabilmente la prima festività che potremo festeggiare in maniera normale sarà il Natale 2021, quindi si tratta di più di un anno e mezzo, di almeno un anno e mezzo a partire da ora. Perché? Perché se è vero che il farmaco entrerà in circolazione a partire da 15 mesi a questa parte, quindi insomma possiamo aspettarci più o meno che il farmaco ci sia dopo l'estate del 2021, bisognerà anche trovare le politiche e gli accordi necessari per distribuirlo in maniera equa a tutti. Quindi i paesi devono mettersi d'accordo perché nessuno venga lasciato indietro, e questa non è una cosa da poco dal punto di vista politico e diplomatico. Quindi sarà una fase lunga, e mi ricollega a quello che dicevo prima: non possiamo semplicemente pensare e dire ok, aspettiamo. No, perché sarà una fase lunga, non possiamo fermare l'economia per un anno e mezzo, e non possiamo fermare tutti i nostri progetti per un anno e mezzo. Dobbiamo trovare un modo per implementarli in maniera alternativa rispetto a quello che pensavamo inizialmente, ma dobbiamo implementarli, altrimenti non ci saranno più. Però sarà lunga e dobbiamo abituarci proprio in questo anno e mezzo ad avere uno stile di vita diverso rispetto a quello che avevamo prima. Quindi non ci potremo più baciare sulle guance come in Italia si fa sempre, non potremo più, insomma, darci le mani, abbracciarci, non tanto per una forma di protezione nostra, ossia di persone relativamente giovani, ma soprattutto per una forma di rispetto nei confronti delle persone più anziane, che sono quelle più esposte e verso le quali noi siamo la prima fonte di minaccia.